Good morning guys. E sono contentissimo, mi sono svegliato felice. Uno, perché dopo tanto tempo ho dormito 8 ore questa notte. Secondo, perché oggi lascerò la mia moto a Freccia e quindi sono proprio curioso di vedere e capire come si troverà con Noise. Però siccome questa sarà una giornata molto lunga, c'è una cosa importantissima, ma importantissima da andare a fare in questo momento, ovvero una bella, ricca e sostanziosa colazione. Sono rimasti solo loro. Siccome queste paste erano piccole e 2 facevano una, direi di mangiarne un'altra. Qualche scusa devo trovarla per poter mangiare, no? Comunque in questo hotel hanno una radio fantastica, musica rock sin dalla mattina. Bello, miglior modo per svegliarsi. Questa sarà una delle ultime colazioni, così 3 cornetti, 2 cornetti, perché a breve capirete il motivo. Ora molto semplicemente prendo lui e vado a impostarmi la mappa per il post Freccia Verde, perché andremo a fare insieme un bellissimo tour di Roma. Però il tour di Roma poi lo vedrete fondamentalmente in un futuro video, perché oggi è tutto dedicato a Freccia, alle sue sensazioni, alle sue considerazioni su un Harley Davidson, e sono proprio curioso di capirlo perché lui ha sempre guidato sportive. Vabbè, ora devo semplicemente sistemare tutto questo casino che c'è in giro per la stanza, perché io sono Riccardo Tasmania Zazagasula, vi ricordate il cartone? E poi si parte. Te lo dico sin da subito, Freccia, scusa per il ritardo. Cerco di colmare il gap. Ci provo. Arrivo. Devo anche far benzina. C'è pure il benzinaio chiuso. Ma dai! No, dai, c'è pure la fila per far benzina. Dai, verde. Dai. Oh! In questo momento sono un misto fra emozione di incontrare Freccia ed incazzatura perché sono in ritardo, cioè mi sono impegnato a alzarmi presto per arrivare in orario, se non addirittura in anticipo, e sono in ritardo. Era questo il bar? Non me lo ricordo mica. No, non era questo. Eccolo. Piacere Riccardo. Senti, prima di iniziare qualsiasi cosa, colazione. Ci sta, già fatta, ma ne faccio volentieri una seconda. Colazione si è fatta, lui si sta preparando il suo setup, fantastica sta telecamera, futuro acquisto speriamo. Ora non mi rimane che tirare fuori le chiavi che ho messo un po' in giro per le varie tasche, perché so 2, e poi ora ci rivediamo poi dopo al test ride suo, perché poi ci racconterà le sue prime impressioni. Poi per il video dettagliato al suo canale, ragazzi, come sempre. Video dettagliato e pieno di probabilmente parolacce, imprecazioni verso la casa di Milwaukee. Soprattutto perché lui viene da sportiva, quindi qua non penso che si troverà molto bene, sinceramente. No. Non penso. No, infatti sono scettico. Parto scettico, ragazzi, spero di ricredermi. Però in questo momento sono molto scettico. Cioè questo test ride lo faccio perché insomma fa piacere avere un iscritto che viene da Firenze fino a Roma per fartela provare, quindi il discorso è che sono abituato ad altro io, chiaramente. Harley non l'ho mai provata, dovevo provarla in America e non l'ho fatto. Quindi vediamo un attimino che cosa ci riserverà oggi. Anche perché vedo già qualcosa di modificato e vabbè poi me la spiegherà tutta bene Riccardo. È una situazione un pochino critica. Allora, già, così sei giù, gira verso di te di 2 scatti, a posto, ci sei. Ora fa. Dici che ci sono, secondo me non ci sono. Per sì, guarda, vedi qua che c'hai i chilometri? Il contachilometri sta lì. Qui si è acceso. Allora, ve lo dico, se ne slide sarà scettico. Cioè, vediamo se la moto di Riccardo oggi mi farà cambiare idea sulle Harley. Per me, vi dico già il concetto, Riccardo, non mi uccidere. Assolutamente. Le Harley in Italia. No. Riccardo, proprio te lo dico, io sono molto
chiaro e trasparente, però cerco di essere più politico, più neutrale possibile, quindi lascio da parte i miei preconcetti, la accendiamo, l'ho già accesa, qua, ecco. Run. Lascia fare. Già. È sicuro? Sicurissima. Documenti della sella? Cazzo, già, aspetta. I documenti. Non mi sto dando i documenti, senza documenti. Bravo coglionotto. Sto sentendo il sound dei miei scarichi per la prima volta non su Noise. È bestiale questa cosa. Dimenticavamo un dettaglio. Sì, piccolo. Documenti della moto. Ma senti come canta! E niente, Noise è partita, ora non mi rimane che aspettare e sentire il verdetto del test Freccia Verde. È bello vedere come un ragazzo, una persona che è abituato ovviamente a guidare sportive tutti i giorni e ieri era a Misano a correre, come possa sentirsi su una Sporty, un Harley Davidson, e poi la cosa più bella è vedere il test ride post scetticismo. Quindi lui poi ora sta partendo scettico, sta partendo curioso di capire se questa è una moto che possa emozionare. Ti dico subito, Freccia, è una moto che emoziona non per la prestazione ma per la sensazione. Forza casa Milwaukee, cerchiamo di conquistarne almeno un altro. Non guiderà Harley, però almeno si richiederà sul nostro marchio. Speriamo bene. Comincia a fare seriamente caldo. Oggi andrò in giro per Roma a fare un video, mi prosciugherò a questo caldo. Ma vi rendete conto che Freccia Verde in questo momento è sulla mia moto? Ma quanto è figa questa cosa! Sotto una sua stories dove diceva: ragazzi, ditemi che moto avete, vediamo se possiamo fare un test ride. E io ho detto: vuoi provare la mia Harley Davidson 883 Iron? Sì, perché non ho avuto modo di farlo, quindi provo la tua. Figata. E ora sono proprio curioso di sapere. Manca poco, manca poco, manca poco, manca poco. Ragazzi, è arrivato. Andiamo a sentire le sensazioni di guida. Prima parola che ti passa in testa? Perché? No dai, no perché? Allora, abbandona lo scetticismo, abbandona il fatto che tu guidi una super sportiva. Non è facile abbandonare i propri vestiti, eh? No, ma diciamo che ho provato a farlo, ho cercato di immedesimarmi del motociclista e della scelta che poi va a fare, no? È un po' l'argomento del mio video. Eh sì, perché qua fondamentalmente quello devi fare. Realmente c'è un bel sound. C'è un bel sound. Ora, perché originale è un motorino. Ok, però a parte quello, curve non te la godi come da come io ho la concezione di godermi una moto. Vabbè, normale. La vedo bella, cioè poi bella, nel senso che la vedo bene per i viaggi. Sulla Sportster di oggi siamo andati a snaturare con le pedaline avanzate e il semimanubrio spostato indietro. Sì. Quella che è la sportività, sì, dell'Iron, no? Però poi ti fai quella mezz'oretta iniziata alla moto e, punto positivo, mi aspettavo molte più vibrazioni, ma le vibrazioni che ci sono buone. Sì, good vibration, le famose. Però poi il culo effettivamente ti fa male, cioè nel senso, sì, bella la sella, sembra un divano eccetera, però il culo ti fa male dopo un po', e quindi ho detto cazzo, allora me la rendi da viaggio. E però poi la protezione del vento non c'è. Il viaggio te lo godi o non te lo godi, perché ti devi comunque fermare, penso, uguale a una super sportiva o comunque una naked, perché a livello di comodità non è sto divano. No, non lo è. E quindi dico, nel mio video dico, ragazzi, io sicuramente sarò scettico eccetera e tutto quanto, però spiegatemi perché oltre al suono un motociclista diventa harleyista. Perché vai oltre alla moto. Però io credo che il motociclista nasce per una sensazione di libertà. L'Harley sicuramente riesce a trasmettere questa sensazione di libertà. Poi io come motociclista vivo la strada come anche la pista, e già entriamo in un frangente che l'Harley non toccherà mai. Vivo la strada con la voglia di fare le curve. Sì. Con la voglia di sentire la moto un'estensione del mio corpo. E su quest'Harley
non sono riuscito a trovare questo. Lei è quella che io vivo tutti i giorni. Certo. Cioè non so spiegarti, è una cosa... e ci faccio di tutto. 1000 km in un giorno ci arrivo a fare, 1200. Morto, ma sorridente. Sì, perché poi alla fine, cioè, secondo me, analizzando quello che tu hai detto adesso, no? Sono più i lati negativi, purtroppo, però, come dici, esco sorridente. E io, è quello, è il punto dove dico, cazzo, perché? Perché? Cioè, allora, come dici, esco morto. Per me la moto deve essere un piacere. Dopo che mi sono fatto 1000 km, sono distrutto a seconda della moto che provo, però devo essere contento. Però protezione al vento non ce l'hai, non c'è manco la strumentazione lì davanti che ti copre dal vento. Ti cambio domanda. Fare lo youtuber è stressante? Sei a ritmi serrati, sì. Ti dici ma chi me lo fa fare? Però A vai volte avanti, sì. però vai Sì. avanti, perché vai avanti? Perché ti piace? Perché mi regala determinate emozioni. Eccola. Cioè, il lato negativo non è così importante come quell'unico positivo che ti fa sorridere. Questa è la stessa cosa, tu dici è scomoda, non è da viaggio, perché questa in particolare non è da viaggio. Te la customizzi, sì, è bella, io la guardo innamorato, perso, occhi a cuoricino, ci mancherebbe. Dici ok, non è quello, non è quello, non è quello, non è quello, ma è questo, e questo vince su tutto, basta, il resto è a zero, parole a zero. Io ieri sera ero sul letto a 4 in spadico, poi devo dormire, non ne la può più, però ero soddisfatto, non mi serve altro. Che poi io, per come sono fatto io, può essere questa, può essere una Ducati, può essere qualsiasi moto, io sono contento, ma qui in particolare. Dice, non capisco questa cosa, no, cioè fino con lei non no. capisci. Esatto, non la capisco con lei, però il paragone che mi hai fatto mi fa capire, un po' come il 1098, a cui un po' l'ho paragonata, nel senso che ce ne sono altre delle migliori, sì. sai che puoi avere molto di più magari da altre, però tu provi quella e ti fa emozionare a tal punto che i lati positivi superano quelli negativi. E un po' credo che per te sia la stessa identica cosa di questa. Oggi ho capito che non è la moto per me. Ah no? Chiaramente. No, non è per te, però a prescindere. prima di arrivare a questo annuncio, diciamo così, l'ho dovuta provare, perché credo sempre che bisogna provare le cose prima di poter dire no, non mi piace. Io ti ringrazio per averla provata, perché ero curioso di sapere come ti saresti trovato da un passaggio sportiva a mondo custom. È stato abbastanza traumatico. Io ti ringrazio ancora. Grazie a te. Fa piacere. Ciao ragazzi, Ciao. alla prossima. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, tour di Roma per tutte quante le bellezze. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e aggiornatevi sempre. Ciao ragazzi.